Eccoci qua, allora sono con Nico. Ciao a tutti. Ciao a tutti, come saprete lui è il proprietario della Giulietta bianca, quella 1600 a gasolio, e mi sta dicendo da un po' di giorni: guarda, io vorrei magari valutare una macchina elettrica, ok? E quindi oggi sono venuto a prenderlo con questa qua. Che sorpresa inaspettata. E veramente... adesso non gli ho detto nulla, infatti è in ciabatte. E adesso andiamo a provare, anzi va a provare la Tesla Model 3. Adesso ve la facciamo vedere. Eccola qua, è sempre lei. Eccola qua. Taccati. Spettacolo. Duma. C'è l'ospite, c'è l'ospite. Il proprietario del veicolo, no, sono io l'ospite. Sei il proprietario del veicolo. Sì, però porca miseria, veramente poi andiamo a mettere le scarpe. Sì. No, sono... Eccoci qua, eccoci qua. Vorrei provare la macchina elettrica, non lo so, boh, qua e là. Eccoci qua. Ci siamo. Pronti, via. Allora, piede sul freno Sì. e la freccia a destra. Adesso sei in drive. Questa si sblocca. Adesso sì. Puoi accelerare. Mi raccomando, Piano. con calma. No, da qua puoi andare. Piano. Parte il test drive del primo mio test drive da copilotta. Eccoci qua. Silenziosissimo. Ansia d'accelerazione. Sì. Si può accelerare. Giù No. tutto. Poi c'è il salto. Porca. Scusate. Sì, ho avuto- Prima si sente sempre. Sì. Oh. Mi sono rimaste le parole dietro. Sì. Adesso fai. Impressionante. Adesso fai In- un'altra accelerazione fino agli 80, poi Vai, mantieni gli 80. Impressionante. Vai, vai. Accelera fino agli 80. Io 80 tieni, 80. Tienili fermi, boh, tienilo Accelera. lì. Accelera la manetta. Superlativa. Incredibile. Incredibile. Poi è silenziosissimo, si sentono solo le ruote, come avevi detto nel test drive che avevi fatto. Sente solo il rumore delle ruote. La Sì, macchina è rotolamente. silenziosissima. Effetto Tesla. Beh, l'accelerazione è spaventosa, spaventosa. Anche agli 80 acceleri, ti attacca completamente il sedile. Cioè, senza parole. Diciamo che avevo questo sogno di provare un veicolo elettrico. Il mio amico Gabriele mi ha fatto questa sorpresa in collaborazione con il titolare della macchina. È un gran veicolo. Questo è lo Standard Race Plus. Sì, il discorso è nato: dovrei cambiare macchina perché la mia Giulietta ha 10 anni. Magari mobilità elettrica, perché no? Si potrebbe, non si potrebbe. Tesla è il top in quanto a veicolo elettrico però ci sono tante alternative, stanno nascendo tanti marchi che fanno ovviamente veicoli elettrici, full electric, e quindi doveva capire un attimo se la Tesla è veramente questo top come si dice, oppure no, se può andare anche a prendere qualcos'altro, ma per quanto mi parli mi sembra abbastanza rapito da... L'accelerazione, come detto, è spaventosa. Poi all'interno il veicolo è futuristica e c'è veramente la macchina del futuro. Io sono molto innamorato dei quadri delle macchine, questa non ce l'ha, quindi uno deve un po' abituarsi a una tipologia diversa di macchina, però sicuramente una macchina che ti lascia senza parole, in primis per l'accelerazione, perché non ero mai salito su un veicolo elettrico ed è veramente spaventosa l'accelerazione che sia da fermo, che prima praticamente sono partito da fermo, sia agli 80 all'ora, ad
delle prestazioni assurde, pazzesca veramente, I coglioni. fantastica, oh. che roba Fiori, che roba. Che tra l'altro noto una cosa che avevo sentito in diversi video: il freno, la macchina frena Rigenerativo. se lasciando l'acceleratore. Sì, è solo dopo non lo usi più il freno, Sì. Dopo impari a dosarla e fai tutto. lo usi solo per emergenza. E il pilota automatico, questa lei è un... C'è, però in città non è che vada, poi adesso che non ci sono le strisce è proprio meglio di no. Dovremmo provarlo su una strada, cioè per ora in Italia io lo consiglio solo esclusivamente in autostrada, non tanto per l'affidabilità, è che ad esempio in strade statali dove i limiti possono variare dai 90 ai 50 in 5 metri, l'autopilot è obbligato a rispettare il limite massimo di velocità che vige in quel tratto. Quindi in una strada statale come la nostra Romea rischi che ti passa dai 90 ai 50 in un metro e quelli dietro ti vengono addosso, perché comunque anche se ci sono i 50 non sempre vengono rispettati, soprattutto in una strada così. Quasi mai. E quindi diciamo che non è il massimo, però il cruise control adattivo è la cosa che utilizzo di più, diciamo, in assoluto. Cioè quando guidi per tratti abbastanza lunghi che siano anche prevalentemente dritti, avere il cruise control adattivo è molto comodo, molto, accelera da solo, frena da solo, si stoppa da solo, segue quella davanti e sei a posto. Però serve una strada che lo metti in condizione. Guarda, praticamente non ho mai usato il freno, lei è una roba pazzesca, cioè io non, anche qua ti basta una mezz'oretta, 20 minuti, dopo capisci come funziona questo freno, che comunque si può disattivare se non lo si vuole, si può avere la stessa condizione sia come partenza del cambio automatico, quindi che parte da sola, sia disattivare il freno a zero e quindi non rigenera mai. Però è una comodità pazzesca. È una comodità sia a livello di energia, perché comunque recuperi dell'energia dove la perderesti, e sia anche a livello di manutenzione, cioè le pastiglie e i dischi di questa macchina dopo 20.000 km sono nuovi di pacca. Infatti due aspetti avevo detto a Gabriele che sono fenomenali. Uno intanto, che è una cosa che io odio e ho sempre odiato, e penso che abbiano un po' tutti gli italiani, è il bollo auto. Cioè, ogni volta che vado a pagare il bollo auto mi sento rapinato. Distrutta la giornata, un flop di giornata. E so che per 5 anni hai detto che non lo paghi, per poi ora comunque hai una quota. E poi dovrebbe essere il 75% in meno. Speriamo però che la regione Veneto, come altre regioni, faccio l'esempio della Lombardia, elimini proprio totalmente il bollo dalle auto elettriche. Attualmente in tante regioni, purtroppo non il Veneto, il bollo auto per auto elettriche non esiste. Quindi dite incrociate, non avresti proprio la spesa del bollo, l'assicurazione qualcosa ne sai. Sì, qualcosina ne sai. Se si fa solo RC si spende una cacchiata, poco, relativamente poco, come hai già detto giustamente nel video che avevi fatto l'altra volta. E il secondo aspetto, i meccanici. Il secondo aspetto, bravo, odia i meccanici. Ecco, qua i tagliandi non sono obbligatori, ci sono ma non sono obbligatori. È consigliato farli comunque, perché dopo un tot il liquido refrigerante o comunque solo un controllo si può fare, però se ne parla comunque il primo dai 50 agli 80.000 km ed è un controllo, cioè non c'è un intervento necessario, quindi comunque i casi un altro pianeta, è un'altra cosa. Sì, fantastico. Una domanda, ma l'autopilot c'è praticamente quello che ha di base, diciamo, non è quello completo, perché ho visto che c'è un optional che è quello che ti fa entrare in corsia in autostrada, dovrebbe segnalarti i semafori, cioè ho visto, adesso magari mi sbaglio,
però ho visto che è proprio un pilota automatico quello completo, che addirittura se la macchina è parcheggiata stile macchina di Batman, la chiami, ti viene a prendere, non so fino a che distanza, ovviamente sarà una cosa minima, non di chilometri, però ho visto che c'è proprio una differenza tra il pilota automatico, quello base, e quello diciamo quello opzionale. Allora sì, ci sono due tipi di autopilot, uno è quello di base che attualmente è gratis sulla Model 3 e ti dà la funzione classica della guida autonoma, ovviamente dovuta anche alle limitazioni europee. Questo autopilot è molto castrato, quindi ha un livello di sterzatura non troppo ampio, ha delle funzioni che in America ci sono ma in Italia purtroppo non ci sono. Mentre dopo c'è un autopilot avanzato che attualmente è stato anche aumentato il prezzo, ora costa 7.500 euro in più e ti dà delle funzioni come quella di vieni a prendermi, che ti viene a prendere dove sei, ad esempio la parcheggi nel centro commerciale, lei viene a prenderti davanti a dove sei all'uscita, che in Italia è disabilitato attualmente. Ovviamente. E poi ci sono il cambio di corsia automatico in più e l'autoparcheggio, quello classico, autopark, e altre funzioni comunque molto interessanti, però purtroppo, ripeto, è una bella spesa, ma ora come ora in Europa a mio parere non ne vale assolutamente la pena, perché è castrato al 80%. Sì. Che poi comunque se non ho capito male lo puoi comunque aggiungere al tuo veicolo, lo puoi acquistare in questo in seguito. Potrei andare sull'applicazione, fare l'upgrade, in automatico mi vengono sbloccate le funzioni. Sì, basta fare un piccolo bonifico di 7.500 euro, ma compri un'app a 7.500 euro. Unica cosa, la funzione che hai visto te, quella dei semafori che si vedono nella schermata lì della macchina, dove ti avvisa che c'è il semaforo, ti fa vedere il colore del semaforo e lo stop a quanti metri, è una funzione che è stata introdotta con l'hardware 3.0 sulla Tesla, che è l'ultimo hardware disponibile per questa macchina. Purtroppo la mia macchina, essendo stata comprata a settembre, dove pensavo ci fosse già l'hardware 3.0 installato, visto che doveva partire da luglio, la mia macchina non ce l'ha. Quindi attualmente la mia macchina ha un hardware vecchio che non permette questa funzione, almeno che io non compra il pilota automatico avanzato, e allora da quello che si dice nel tempo la mia macchina verrà fatto l'upgrade all'hardware 3.0 gratis, però a fronte di una spesa ci sono sempre 7.500 euro di differenza da spendere. Poi l'autopilot è vero che ogni 30 secondi devi toccare il volante, altrimenti si disabilita? Non si disabilita, però richiede di toccare o comunque di avere le mani sul volante, perché deve sentire praticamente la presenza del conducente della macchina, per evitare appunto che uno si addormenti o faccia altro e la quindi macchina vada avanti. Ti dà tipo un segnale? Sì. In America questa limitazione è molto meno castrata, tanto che vi è anche da noi, però vi è la funzione proprio naviga to autopilot. Praticamente dal punto di partenza si imposta la destinazione e lei in automatico fa tutta la strada in autopilot. Però in Italia o comunque in Europa non è così avanzata la guida, quindi molto spesso ti capita di disattivarlo e fare dei tratti un po' più manuali, un po' più difficili in manuale. Come ho detto prima, ora come ora io lo consiglio di usarlo solamente in autostrada, dove il limite è quasi sempre fisso, hai le tue curve, hai molto spesso dei rettilini, però è molto meno faticoso per la macchina a confronto a un percorso cittadino. Bella strada, limiti alti, segnaletica, insomma. Sì. Guarda, una cosa che avevo già detto
anticipato prima, il freno, cioè la frenata, posso chiamarla frenata assistita, ti abitui subito, è impressionante la comodità di non dover usare il freno in paese, ovviamente andando a velocità ridotta poi lo noti ancora di più, presumo che magari se sei a una velocità un po' più sostenuta devi chiedere gioco forza l'aiuto del freno, però in paese che sei 40-50 all'ora io non ho ancora utilizzato il freno ed è una cosa fenomenale, una comodità pazzesca nella guida. Posso dire Cioè, che ti sembra anche essere in go-kart veramente, a velocità è in autopista sostenute, più che in go-kart, ecco. a velocità sostenute comunque questo freno aumenta la sua potenza frenante, quindi ovvio che non va a sostituirsi in situazioni di pericolo Però, o dove la frenata deve essere abbastanza breve, lì non ce la fa, però in un'ottica dove hai un bel rettilineo e sai che devi svoltare non ci sarà assolutamente bisogno di utilizzare il freno, anzi appunto dosando, rallentando un po' la volta con l'acceleratore si avrà una fermata automatica. Fantastica. impressioni a caldo? Complimenti per l'acquisto perché è un veicolo straordinario, mi ha lasciato completamente di stucco, soprattutto la prima accelerata mi ha veramente, Tanta roba. cioè tantissima, veramente un grandissimo veicolo, complimenti e ci penserò seriamente. Devo però Da oggi ufficialmente ovviamente sono ingrassare il porcellino. Da oggi sono partiti ufficialmente gli ecoincentivi nuovi, quindi ove viene la rottamazione adesso sono 10.000 euro di incentivi statali, se aggiunti a quelli regionali che sono un'altra 4.500, sono 14.500 euro di incentivi Vabbè, ma a sottrarre ai 49.500 e poi si vende anche un veicolo esistente, insomma si abbassa sì. bene il costo, che è importante nel caso di Tesla, però È importante, dipende comunque dai punti di vista, perché ci sono altri veicoli di pari categoria non alimentazione elettrica che costano uguale, se non addirittura di più. di più. Io sinceramente oggi come oggi, se dovessi comprare un veicolo non prenderei una macchina diesel, andrei sull'elettrico o sul metano. Veicoli a metano che esteticamente anche fanno al caso mio non ce ne sono attualmente, quindi sarei diciamo che il concentrato. metano e i modelli disponibili si possono contare praticamente sulle mani. La miraglia penso senza ombra di dubbio sia l'Audi A4 G-Tron, è la migliore che esista, però parliamo di un prezzo sui 56-58 mila euro, ben allestita. Una bella botta. È una bella spesa, è una familiare di lusso, diciamo non di lusso, però comunque una Sì, bella insomma, familiare medio-alto gamma, però sono dei bei soldi. Le altre alternative possono essere una 3, una Leon, Si caglia di segmento. per dire, l'unico mezzo sub che esiste a metano è la Rona, la Sì, Seat 100%. Arona, è l'unica un po' altina da terra, quindi le scelte sono veramente basse, molto scarsa. al contrario dell'elettrico che negli ultimi 2 anni sta avendo Sì, indubbiamente un'espansione gigantesca. Basti vedere il nostro piccolo paesino, che siamo 15.000 abitanti, sono già state installate praticamente 10 colonnine, che è una un'enormità è una per il nostro quantità paese. impressionante per il nostro paese, e fa pensare che comunque forse è un futuro che magari non tutti avranno la loro utilità con questa tipologia di macchina, perché per alcuni scopi non è adeguata, ma per un uso cittadino o In comunque molti possono urbano sceglierla. penso sia la soluzione migliore, sia per limitare appunto l'inquinamento, sia per la comodità di poterla ricaricare a casa, di non dover andare più a fare pieno, cioè sono tante preoccupazioni in meno, e non di meno, come dicevamo prima, la manutenzione e i costi generali post acquisto macchina sono zero, cioè sono veramente pochi. Questo 53% che vedo è La batteria restante. del veicolo. Sì. Sì. Comunque l'ansia d'autonomia non la calcoli mai
diciamo nell'arco dei 150 km. Io inizio a preoccuparmi quando devo fare più di 150 km, però se devo restare in questo range te lo puoi cavare tranquillamente senza pensieri. Se la tua giornata è sotto i 150 km con la standard range, sei tranquillissimo. Ma il veicolo ti fa vedere solo il supercharger, non le altre colonnine elettriche che ci sono? Con l'ultimo aggiornamento in Europa hanno introdotto anche la possibilità di vedere altre tipologie di colonnine, non solo i supercharger, ma attualmente in Italia non ci sono ancora. Infatti se vedi c'è scritto caricatore nelle vicinanze, c'è un fulmine, 2 fulmini, 3 fulmini. 3 fulmini è il supercharger perché è quello più veloce. Calcolate che adesso per la standard range il massimo è 150, ma a Forlì 4 giorni fa hanno inaugurato il primo supercharger V3, versione numero 3 in Italia. È il primo e carica 250 kW. Non è supportata per la standard, ma per la long range sì. Però 250 kW sono tanti e ricarichi comunque in 15-20, massimo mezz'ora la macchina da 0 a 100. Io non mi fermo mai più di 15-20 minuti. Pausa normalissima. Beh, è vero che è consigliato caricarla massimo fino all'80%? Sì, di base se è un uso giornaliero resta dentro un range massimo del 90%, questo proprio per non usurare la batteria. In sede a Padova a Tesla ti dicono meglio l'80%, se dopo vedi che non ce la fai metti pure il 90%, il 100% cerca di evitarlo, proprio perché se carichi ogni sera al 100% ti succede quello che succede ai telefoni, ti durano 4 anni, dopo iniziano a perdere batteria, nastro. Facendo così non vai mai a caricarlo del tutto e gli lasci sempre quel range dove la batteria non va mai a degradarsi, e questo permette di far andare la batteria molto meglio. Io vedo che con l'80% sono ancora qua, giro costantemente, il 100 addirittura non lo uso neanche mai quando vado a fare i giri più lunghi, perché ad esempio io molto spesso, come dicevo, vado nella casa in montagna che sono comunque 360 km da fare, però con l'80% arrivo tranquillamente ad Affi, dove c'è il supercharger di metà, e quei 15-20 minuti li passo al McDonald's o comunque lì nelle vicinanze. Il tempo di bere una Coca-Cola o mangiare un panino, la macchina è già ritornata all'80-90% se proprio voglio fare un po' di più, e poi riparto arrivo a destinazione con il mio 15%, però so che a casa là ho una semplice sciupo, una presa semplicissima, la lascio in carica tutta la notte e a mezzogiorno del giorno dopo è piena, quindi semplice. Fantastico. Prova che sembra sia andata molto bene, estremamente positiva. Fantastica. Il soggetto in esame Nicola mi sembra soddisfatto. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Grazie Gabriele per la sorpresa, vi assicuro che non c'era nulla di preparato. Nulla di preparato, infatti in ciabatte. Sono ciabatte, il cappello un po' così, perché ero in scooter, mi chiama Gabriele. Le sorprese bisogna farle fatte bene. Ciao! Ciao!